Ciao amici gatti e amiche gatte, non ci posso credere, un nuovo video, sono emozionata, saranno mesi e mesi che non faccio un nuovo video. Infatti volevo ringraziare tutti quelli che si sono preoccupati per me e per la Lady, perché non ci vedevano più e stiamo entrambe bene, come vedete. E la Lady è già pronta qui accanto a me per mordicchiare i fili del microfono. Vediamo un po' se la vedete, aspetta che inquadro un po' più largo che così la vedete. Ho deciso di fare questo nuovo video per salutarvi, perché sono stata parecchio impegnata in questi ultimi anni con una scuola di restauro, è per quello che sono stata un po' assente da YouTube e da Micio Gatto. E ora ho quasi finito il mio percorso. Ho frequentato una scuola che mi consente di prendere la qualifica di tecnica del restauro. A metà ottobre avrò gli esami di qualifica per ottenere il titolo e quindi ho quasi finito di studiare, l'ultimo mese di studi intensissimi, e poi riprenderò in mano video, social e quant'altro di Micio Gatto. Con una nuova modalità però, infatti questo video sarà un po' diverso da quelli che ho già fatto, sarà un po' meno, ci sarà un po' meno montaggio, ma sarà un video più fluido dove parlerò proprio a ruota libera, niente copione, molto meno costruzione, pochissimi tagli, a parte quelli che farò quando la Lady mi masticherà il filo del microfono oppure impazzirà perché odia sentirmi parlare con qualcuno che non sia lei. Per ora è quasi tranquilla qui vicino a me, vediamo un po', sì, forse non vedete la codina che si scuote perché è già nervosa, perché non sopporta che io parli o al telefono o con qualcuno o che mi distragga dall'adorarla tutto il giorno. Comunque torniamo a noi, i video avranno questa nuova modalità, spero che vi piacerà, magari saranno un po' più lenti rispetto a quelli che facevo prima in cui facevo 1000 tagli, però insomma se vi piacciono fatemi sapere, se preferite quelli di prima mi dispiace, ma ho deciso di farli anche in modo più snello anche per me, perché ci mettevo veramente troppo per fare il montaggio e spezzettandoli così mi sembra di avere una comunicazione molto più artificiale rispetto a questa qua che è un po' più colloquiale. Quindi ogni tanto mi guarderò la scaletta di quello che ho da dire, perché altrimenti mi dimentico. Prima leggevo parecchio e facevo il montaggio, invece ora mi preparerò qualche punto di cui parlare e parlerò a ruota libera. Quindi bentornati sul canale YouTube di Micio Gatto, come state? È ancora più o meno estate, qui ho fatto un piccolo temporale ma comunque adesso fa caldo. Come avete passato questi anni di pandemia, di casini, di crisi? Ci sono stati veramente dei cambiamenti molto forti, periodi molto difficili. Speriamo che le nostre vite ritornino più o meno alla normalità, ma vedremo. Insomma, speriamo bene per il futuro. Non voglio entrare in argomenti troppo approfonditi, ma restiamo sul tema gatto. Cosa vi volevo dire? Beh, innanzitutto, ecco qui, la newsletter. È sempre più importante per me che vi iscriviate alla newsletter di Micio Gatto. Ho accantonato un po' i social network perché ritengo che siano una comunicazione molto dispersiva. Aspetta che vi filmo anche un po' la Lady. Vi farò dei controvideo al cellulare, che così riuscite a vedere lei cosa fa, perché ovviamente lei non si mette in posa con la telecamera, lei guarda me e sta lì a scodinzolare e a voler essere al centro dell'attenzione. Eccola lì. Comunque vi stavo dicendo, i social li ho un po' abbandonati, Instagram, Facebook e quant'altro, per diversi motivi, perché non mi piace il tipo di comunicazione che c'è sui social network. Si tende a litigare parecchio, Facebook e i vari altri social fanno vedere un po' quello che gli pare, i contenuti non sono di buona qualità. Vorrei tornare un po' all'internet delle origini, quello dove c'erano i siti web dove c'erano persone anche competenti che scrivevano cose interessanti e ognuno seguiva i contenuti che preferiva sui siti web, quindi c'erano le scelte da parte degli utenti più che le scelte da parte dei social network su cosa far vedere.
Quindi per seguire Micio Gatto mi raccomando, seguite la newsletter, iscrivetevi andando sul sito www.miciogatto.it e curerò particolarmente la newsletter, curerò particolarmente i video su YouTube, i podcast. Infatti Micio Gatto è anche podcast, lo potete seguire su Spotify, su Spreaker, su iTunes, sui principali emittenti di podcast che esistono. E un'altra novità che ho implementato da poco è il forum. Vi ricordate i vecchi forum? Ecco, voglio tornare ai vecchi forum che mi piacevano un sacco, al posto dei gruppi Facebook, perché sui gruppi Facebook quando tu cerchi un'informazione è quasi impossibile ritrovarla. È difficile ritrovare le proprie discussioni aperte, vengono perse nel marasma di Facebook. E oltretutto, come dicevo, Facebook fa vedere un po' quello che gli pare. Nei vecchi forum era tutto un po' più ordinato, tutti gli argomenti erano suddivisi in stanze, in forum, in topic e c'era la funzione di ricerca che consentiva di ritrovare le discussioni più interessanti. Era tutto molto più ordinato, tutto un po' più moderato, le discussioni venivano appunto seguite anche dai moderatori e tenute a bada, ci si scambiavano consigli in modo tranquillo, in modo utile e si creavano anche molte amicizie sui vecchi forum. Io ricordo che molte persone le ho conosciute sui forum quando frequentavo ad esempio i forum sulle moto, mi piacevano tanto le moto all'epoca, i forum della Ducati, avevo un Monster tanti anni fa e ho fatto tantissime amicizie, persone che ancora adesso sono mie amiche, che ho ritrovato su Facebook, però anche lì una comunicazione molto diversa. Era bello scambiarsi consigli sui forum e si creavano dei legami molto più stretti. Quindi ho deciso di aprire il forum di Micio Gatto e lo trovate su miciogattoforum.it. Tutti i link che vi sto citando ve li scrivo anche sotto a questo video dove c'è lo spazio per la descrizione e lì trovate tutti i link che vi sto citando. Quindi sul forum di Micio Gatto potete iscrivervi e potete mettere i vostri post, fare le vostre domande, dare e ricevere consigli a tutti i partecipanti e vi arriva via email il riassunto settimanale delle novità sul forum. Quindi potete rimanere in contatto in questo modo senza dover entrare ogni volta sul forum come si fa su Facebook, che bisogna entrare, ci sono 3000 notifiche, si perde il filo del discorso. No, vi arriverà sull'email il riassunto settimanale e se ci sono discussioni interessanti potete partecipare con le vostre risposte, i vostri consigli utili sempre sui gatti, oppure inserire un vostro topic, fare una domanda e attendere le risposte dei partecipanti. Spero veramente che si popoli perché più gente c'è e meglio è, più si ricevono consigli e sto coinvolgendo anche i miei colleghi veterinari che hanno collaborato con me su Micio Gatto in modo che partecipino anche loro, che ci sia uno scambio anche con persone esperte. E questo è quanto, quindi newsletter, forum, canali YouTube e podcast. Poi, altra novità che ho programmato per il 2023, siccome quest'anno non farò il calendario di Micio Gatto, dopo 4 anni ho deciso di non farlo, anche perché l'anno scorso ho avuto un sacco di problemi fra poste, calendari che venivano persi in giro per l'Italia, le poste erano incasinatissime, mi hanno perso un sacco di pacchi, quindi le persone mi chiamavano per capire dove era il loro calendario, io dovevo chiedere la posta, nonostante fossero tutti con raccomandata tracciata, sono stati persi dei pacchi. Oltretutto la stampa dei calendari è stata un problema anche quella, perché mi sono arrivati i calendari stampati male, li ho dovuti ristampare, ci ho dovuto rimettere dei soldi, insomma è stato un parto, un casino, non voglio ripetere quell'esperienza. Però non volevo neanche non fare nulla, anche perché è una tradizione per Micio Gatto avere qualcosa sempre che ci segua per tutto l'anno e anche raccogliere qualche soldino per i gattini abbandonati che ci sono qui a Vicenza e le colonie feline che vengono seguite anche da una mia vicina di casa
e quindi mi farebbe piacere raccogliere qualche soldino da donare a loro. Sono volontarie EMPA comunque, per aiutare, e quindi ho deciso di fare l'agenda di Micio Gatto 2023 quindi un'agenda stampata dove ci saranno tutti i vari giorni per scrivere le proprie annotazioni, e anche l'agenda sarà corredata di foto dei vostri gatti, quindi sto raccogliendo adesso le foto. A differenza degli altri anni che mi mettevo addirittura a maggio a raccogliere le foto per il calendario, ho deciso di farlo anche se i tempi sono molto ristretti, finirò scuola a metà ottobre, avrò pochissimo tempo per crearla, però sto raccogliendo le foto, e per partecipare con la foto del vostro gatto vi metto anche per questo il link qua sotto nella descrizione, quindi troverete il link per iscrivervi e riceverete le istruzioni per mandare la foto del vostro gatto che apparirà sull'agenda di Micio Gatto 2023. Oltretutto, siccome servirà anche una copertina per l'agenda, ci sarà un concorso, un contest, una votazione fra tutti voi. Selezionerò le foto migliori e voterete quale gatto mettere nella copertina, uno o più gatti, adesso vedrò come impaginarla. Spero che sia di ottenere un bel risultato con questa agenda, anche perché non la farò stampare e poi la spedirò io, ma userò il servizio di Amazon, quindi mi autoprodurrò e autostamperò l'agenda man mano che viene venduta. Voi la troverete direttamente su Amazon e sarà Amazon a occuparsi della stampa e dell'invio delle agende. Quindi non so ancora come verrà fuori, è un po' un esperimento che faccio e spero che vogliate portare pazienza se magari non è proprio il top del top, però voglio provare a fare questa cosa. Naturalmente prima la comprerò io per vedere come verrà stampata, se verrà bella, anche perché l'interno dovrà essere a colori. Sarà un po' come per i libri di Micio Gatto che ho già stampato tramite Amazon, però con l'interno a colori, per avere delle foto belle di Micio Gatto, perché sia tutta bella colorata. Quindi è un po' una scommessa che faccio in attesa anche di progetti futuri che ho già in mente per i nostri gatti e per la community di Micio Gatto. Quindi mi raccomando, partecipate intanto con l'invio della vostra foto, poi vediamo come andrà, ma sono sicura che verrà bellissima, mi mette tante cosine interessanti. Allora, del Micio Gatto Forum ho già parlato, dei social ho già parlato. Ultima cosa che vi volevo segnalare in questo video è la Expo Felina a Padova, che sarà l'1 e il 2 ottobre del 2022, quindi fra pochissimo, e lì io ci sarò di persona al sabato, quindi se avete voglia di venire a conoscermi, a incontrarmi, a salutarmi all'Expo Felina di Padova, siete i benvenutissimi. Finalmente c'è un'occasione per vedersi dal vivo, è da tanto tempo che non partecipo all'Expo, che sono ripartite adesso quest'anno con le varie date nelle varie città, ma io è tantissimo tempo che non ci partecipo, infatti sono molto contenta che gli allevatori di Padova mi abbiano invitato all'Expo. Io sarò lì anche per intervistare gli allevatori di Mici, di fare delle video interviste da mettere poi nel canale YouTube, per conoscerli e per conoscere le varie razze feline. Io spero che non escano le solite polemiche su gatti di razza, gatti randagi, non bisogna comprare gatti, perché io amo tutti quanti i gatti in modo indifferente, che siano di razza, che siano trovatelli eccetera. Ci sono varie linee di pensiero su acquistiamo un gatto di razza, no, non acquistiamolo, adottiamo i randagetti. Io vorrei che non esistessero gatti randagi, gatti che vivono per strada e che spesso fanno una brutta fine. Tantissimi gatti vengono abbandonati e aiuto molto volentieri, per quello che posso, le volontarie che li seguono, ma amo anche i gatti di razza, hanno la loro ragione di esistere. E scopriremo appunto sabato 1 ottobre all'Expo Felina perché rivolgersi a un allevatore per un gatto di razza, quali allevatori scegliere, quale razza scegliere, perché le razze sono molto diverse una dall'altra, ogni gatto è diverso
e ogni razza ha le proprie caratteristiche e il proprio carattere, e quindi anche lì c'è tutto un mondo da scoprire, e sono convinta che con la conoscenza anche dei gatti di razza e più in generale del gatto si impari a superare alcuni luoghi comuni, molti luoghi comuni, si imparino a conoscere i gatti e a farli vivere nel benessere e nella salute il più possibile. E quindi vi aspetto sabato 1 ottobre a Padova all'Expo Felina, mi raccomando. Fatemi sapere se venite, scrivetemi, mandatemi preferibilmente una mail a info@miciogatto.it, così mi fate sapere se venite, se avete anche bisogno di qualche libro o del libro sull'alimentazione oppure il libro sul comportamento, che sono i 2 libri che ho scritto per Micio Gatto. Allora, mi raccomando poi di seguire sempre il sito www.miciogatto.it. Io adesso vi saluto, spero che questo video sia stato interessante per voi con tutte le novità e spero di farne altri molto molto presto. Intanto vi saluto, un saluto a voi e ai vostri gatti, tanti baci e ciao amici gatti e amiche gatte!